Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Esoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare la vostra settimana, quindi le energie principali, che cosa aspettarsi, poi i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'ambito amore e relazioni più importanti, il lavoro e le finanze. Troviamo la cicogna come nostro punto di partenza che ci parla di un inizio abbastanza in fermento. Ma in che senso? Visto che la cicogna porta con sé quel carico di cambiamento, di novità, che possono essere interessanti, cose che ci vengono da lontano o da persone che magari non sentivamo da un po' di tempo, possono esserci anche delle nuove situazioni, dei nuovi incontri e notizie, diciamo, in senso lato. E poi effettivamente, essendo anche una carta di movimento, ci possono essere partenze, ritorni, viaggi, magari anche programmazione di un viaggio, quindi buono soprattutto per chi ha intenzione di partire in questa settimana, ma anche potrebbe essere una specie di invito a programmare, forse questo è il momento giusto per farlo. Che sia una settimana movimentata, però anche un po' stressante, lo si vede dalla presenza di questi topolini che spesso sono un po' fastidiosi, però non arrivano a caso, perché spesso ci dicono che è vero, può esserci nel corso della settimana un fastidio, una mancanza di qualcosa, di tempo, tante troppe cose da fare e quindi il rischio di perdere tempo, di perdere qualcosa per strada, quindi di fare attenzione a possibili errori, soprattutto per distrazione. Però ci fa capire che forse ci sono delle cose che abbiamo trascurato, non osservato e non è data la giusta attenzione nel corso del tempo e quindi c'è un po' di accumulo di alcune cose. Magari appunto se già state ascoltando prima proprio della settimana, visto che questo oroscopo viene pubblicato la settimana precedente, allora forse avete già capito, potete già intuire che cosa state trascurando, che cosa merita la vostra attenzione per non arrivare a stressarvi ulteriormente. E poi troviamo un ribaltamento di energia proprio verso alla fine, quindi abbiamo tanti alti e bassi, abbiamo visto fermento, però opportunità vantaggiose assolutamente sì, con la carta per eccellenza della fortuna. È vero che può riguardare delle possibilità che si aprono, delle sorprese, una speranza, una ricompensa, soddisfazione, dei cambiamenti fortuiti anche di quelle situazioni più difficili e complesse. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e un pochetto anche quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, questa l'accettiamo perché è voluto uscire, probabilmente vuole dirvi qualcosa e ovviamente potete ascoltare perché alcune cose possono riferirsi anche alle amicizie o ai familiari, quindi adattate un po' quello che andrò a dire. Abbiamo un punto di partenza abbastanza fiducioso, felice, forse qualche avvenimento, una gioia, massimo sostegno, anche chiarezza. A metà strada, infatti non a caso la troviamo proprio vicino a questi topolini, del conflitto che può essere interiore, un qualcosa che state trattenendo. Ecco che mi rifaccio a quello che stavo dicendo prima.
Cioè, se da tempo nelle relazioni più importanti c'è qualcosa che state trattenendo, non state dicendo, state accumulando, allora lì potrebbe esserci un'esplosione, qualcosa merita la vostra attenzione, ecco. Magari prima di fare chiarezza con voi stessi e far sì di non accumulare tutta questa, tensione. La cosa, è vero, si può risolvere perché magari decidete di trattenere perché forse sapete già che è una cosa che riguarda un conflitto interiore, un qualcosa di totalmente vostro da dover risolvere, altrimenti si vede un qualcosa che comunque va a tranquillizzarsi, a, scemare e a riportarvi comunque in una settimana che, come vedete, è abbastanza felice, positiva e può essere anche costruttiva, soprattutto, come abbiamo visto sin dall'inizio, se avete in mente dei progetti, dei programmi, delle cose da realizzare insieme. Per i single che cosa vogliono dirvi? Che se state conoscendo o frequentando una persona, le cose possono procedere in modo abbastanza positivo. Magari di fare attenzione un po' a questo conflitto interiore. Può voler dire tante cose, magari semplicemente un ostacolo, un impedimento al sentirsi, al vedersi, oppure altre cause a livello esterno che poi possono risolversi. Se invece il conflitto può riguardare dubbi e perplessità che voi avete in questa frequentazione, allora magari è il caso di fare un po' di chiarezza. Se non c'è proprio nessuno, magari queste carte nel loro aspetto positivo possono riguardare socializzazione e nuove conoscenze che magari possono essere interessanti. Per quanto riguarda le cose più pratiche, troviamo la carta dell'artista e questa è abbastanza positiva per progetti a lunga durata, ma non solo, riguarda la massima affidabilità, creatività, delle rivelazioni quindi che possono aiutarvi a riflettere e trovare le soluzioni giuste, però anche a realizzare i vostri propositi, i vostri progetti. Sapete benissimo con queste carte che alcune cose possono realizzarsi nell'immediato, quindi i progetti già in corso di sviluppo e che state programmando proprio per questa settimana. Invece per altri magari bisogna prepararsi adesso e quindi cogliere quelle occasioni vantaggiose, perché sappiamo che poi dobbiamo realizzarle successivamente. Per le finanze in senso generico loro vedono, avanzamento, miglioramento, alcune cose avete bisogno ancora di magari sistemarle, però loro vi stanno dicendo che siete nel percorso giusto, quindi di continuare in questo modo. Quindi nonostante ci siano alcune cose che non stanno proprio funzionando, però almeno avere una specie di incoraggiamento che poi vedrete i risultati sia della vostra fatica sia del vostro impegno, quindi ottenere dei guadagni e delle soddisfazioni, quindi potete procedere in questo modo. Può impensierire un po' per tutti quelli che stanno cercando lavoro, perché magari, non si trova l'occasione giusta, forse c'è un qualcosa che non ancora, diciamo, vi convince, magari il conflitto può essere proprio vostro, che non avete chiarezza del vostro percorso, della vostra ricerca, quindi o non si riesce a trovare o non avete le idee abbastanza chiare di come procedere e allora è una fase di studio e di valutazione che però insomma vi porterà ovviamente a lasciare andare alcune cose e finalmente a seguire un certo tipo di percorso molto più costruttivo e positivo per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!